Amici di Battista 70 Phone, dopo avervelo anticipato sui social, eccoci a parlare in maniera più ampia di Oppo Find X9 Ultra, uno smartphone che nasce con un'identità ben precisa. Intendiamoci, non è solo un camera phone, ha anche delle ottime prestazioni, ma è un progetto che nasce, più decisamente puntato sulla fotografia. Il prezzo in Italia è di 1.699 euro per la versione 12512. Abbiamo due colori, Tundra Amber e Canyon Orange. Devo dire, due colori abbastanza belli, però troviamo che questo che abbiamo noi in dotazione, il Tundra Amber, gli dia un effetto più da camera phone. La confezione è abbastanza essenziale, pellicola già preapplicata, poi abbiamo l'adattatore USB-A to C, lo spillino per l'estrazione SIM e la manualistica varia. Dal vivo Find X9 Ultra ha una presenza importante e si fa notare subito. Le dimensioni sono generose e il peso di 236 grammi si sente, ma è coerente con il prodotto. La colorazione Tundra Amber è quella che raccoglie meglio il suo carattere fotografico. Il retro richiama quasi il mondo delle fotocamere, sia come texture sia come sensazione in mano. Il grande nel modulo circolare non prova a nascondersi, anzi diventa il centro del design. Molto interessante anche il nuovo comando touch laterale dedicato alla fotocamera. Sul lato sinistro c'è poi un tasto programmabile utile e ben integrato. Il clip è buono e la distribuzione dei volumi è studiata meglio di quanto dicono i numeri. Il frame è curato, l'assemblaggio da premium vero e il feeling generale è alto. In più troviamo i P66, 68 e 69, quindi anche la resistenza è di livello. Il display è uno dei punti di forza del telefono e si vede fin dal primo utilizzo. Parliamo di un LTPO AMOLED da 6 pollici 8 con risoluzione QHD+. Il refresh rate arriva fino a 144 Hz e la fluidità generale di altissimo livello. Molto buona la scelta del pannello flat che rende l'esperienza più pratica ogni giorno. La qualità visiva è alta, con colori ricchi, ottima definizione e grande pulizia generale. All'aperto si legge bene grazie ai 1800 nit in HBM e 3006 di picco HDR. Di sera lavora bene anche il minimo di un nit che aiuta il comfort visivo. C'è pure il PWM Dimming a 2160 Hz utile nelle sessioni serali più lunghe. Molto bene luminosità automatica, sensore di prossimità e always on display completo. Ottimo anche il sensore di impronte ultrasonico 3D, rapido e preciso nello sblocco. Sotto la stocca troviamo Snapdragon 8 Elite Gen 5 affiancato da RAM LPDDR5X e memoria UFS 4.1, come abbiamo detto prima 12512. Nell'uso reale il telefono è sempre rapido, stabile e pronto anche con carichi pesanti. App, multitasking, editing, social e fotocamera convivono senza rallentamenti percepibili. Molto positiva anche la gestione del calore, importante su un camera phone così spinto. La dotazione è completa, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB 3.2, Gen 1 e Dual SIM. Buoni anche audio stereo, microfoni e feedback attico, tutti da flagship vero. La batteria è una Silicon Carbon da 7050 mAh, quindi molto grande per la categoria. Nel test classico 721 si arriva a sera con oltre il 40% residuo, anche con tante foto. La ricarica arriva a 100 watt via cavo e 50 watt wireless, anche con ricarica inversa. In pratica è un top di gamma potente e completo con un'autonomia che trasmette tranquillità. Il software è la ColorOS 16 basata su Android 16. La sensazione generale è quella di una piattaforma ormai molto matura. Il sistema è rapido, fluido, ben rifinito in quasi ogni passaggio. Le animazioni sono curate e l'interfaccia resta piacevole anche nell'uso prolungato. Le personalizzazioni non mancano, ma il software non diventa dispersivo. Molto buona anche la gestione dell'Always On Display e della schermata di blocco. Tra le funzioni smart troviamo AI Mindspace, utile per salvare contenuti e informazioni viste a schermo. C'è anche Live Space che organizza meglio notifiche e aggiornamenti. Interessante pure la parte AI legata a traduzioni, gestione contenuti e produttività. Sul medio periodo resta credibile anche il supporto software, con 5 anni Android e 6 anni di patch. La fotocamera è il centro del progetto, il motivo principale per cui esiste Find X9 Ultra. La principale da 200 megapixel è eccellente per dettaglio, gamma dinamica e gestione della luce. L'ultra grandangolare da 50 megapixel è seria, coerente nei colori e utile anche nelle scene più ampie. Il teleobiettivo 3x da 200 megapixel è uno dei moduli migliori di tutto il pacchetto. Funziona benissimo nei ritratti, nei dettagli e nei close-up, anche grazie alla messa a fuoco ravvicinata. Il vero elemento distintivo però è il teleobiettivo ottico 10x da 50 megapixel. Questa lente cambia proprio il modo di fotografare perché apre prospettive rare su smartphone. Fino a 20x la qualità resta credibile e la stabilizzazione aiuta parecchio. Molto buona anche la continuità cromatica del sistema aiutata dalla True Color camera e dal lavoro Hasselblad. Anche lato video a livello altissimo, 4K Dolby Vision su tutte le lenti, 4K 100 fps e 8K 30 fps. In conclusione, Oppo Find X9 Ultra è uno smartphone con un'identità ben precisa.
Funziona benissimo in tutto, autonomia, bellissimo display, prestazioni eccezionali, ma la parte clou è la fotocamera e soprattutto lo zoom ottico 10x che è davvero molto utile in ambito fotografico e ce ne siamo accorti facendo numerose foto e anche lo zoom, devo dire, ha detto la sua ed è stato molto utile. Per contro, cosa possiamo dire? Il prezzo è abbastanza alto, ma a mio modo di vedere è giustificato dalle prestazioni e dalla fotocamera veramente di alto livello e abbiamo un peso piuttosto importante. Però vedendo i lati positivi devo dire che questi lati, a mio modo di vedere, non sono così determinanti per l'acquisto di questo smartphone. E con questo abbiamo concluso. Un saluto da Edo e da Loris per Battista 70 Phone.